side like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Every moment I start to replace, cause now that they're gone, all I hear are the words that I needed to say. You hurt under the surface, like troubled water, wine and cold. Well, time can heal, but this world. So è giunto il momento che io vi presenti il 100, il microfono con il quale ho fatto tutte le voci del mio disco solista. Mi è stato consegnato così, mi è stato prestato da Gianni Bini della House of Glass, che lo aveva nel suo studio, mi ha detto puoi fare le voci a casa tua visto che hai un buon ambiente, insomma ero attrezzato per farlo, avevo già lavorato con lui, però mi ha detto ti voglio dare un microfono top. Quindi mi è stato consegnato proprio così con questa valigetta e ta-dan, eccolo qui. È questo signore. Adesso vi racconto come io e questo microfono ci siamo conosciuti e perché la scelta di House of Glass è ricaduta proprio su questo microfono per riprendere le mie voci, in questo caso per il mio disco solista. Ecco, voi potete immaginare che avrò utilizzato diverse timbriche e qui vi ho già un po' dato la risposta, ne parliamo dopo. Devo innanzitutto fare una premessa, non è la prima collaborazione che faccio con House of Glass. In realtà le mie voci sono già state mixate in dei progetti che escono da questo studio, però precedentemente tutti i lavori che ho fatto con loro sono stati fatti da casa mia, cioè io ho fatto le registrazioni qua dentro e le ho inviate allo studio. Questo vuol dire che la cascata di ripresa che ho, quindi a partire dal microfono, preamplificatore, scheda audio, mi permettono di avere una qualità di ripresa che sia sufficientemente buona da finire in un prodotto radiofonico. E questo è già un consiglio che do a tutti voi che mi seguite. Ebbene, se oggi vogliamo lavorare anche come turnisti studio, avere una catena di ripresa che sia buona. Però premetto, tutto quello che avete sentito, che ho tirato fuori io personalmente, quindi non parlo di House of Glass, parlo di qualcosa che è stato interamente fatto all'interno di questo studio, è fatto con strumentazione di fascia economica. Questo significa che dal microfono fino al computer, se io facessi la somma della spesa che ho dovuto affrontare per comprare questa strumentazione, probabilmente non supererebbe 2.500-3.000 euro. Ho detto anche il computer, il che significa che fra microfono, scheda audio e preamplificatore non andiamo oltre i 1.200-1.300 euro. Ok, quindi parliamo veramente di un investimento minimo. Ora è chiaro che comunque io abbia fatto delle scelte pesate, cioè nella fascia economica sono andato a scegliere gli oggetti che avessero il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi con un investimento di questo genere un po' pesato, quindi con delle scelte mirate, si riesce a ottenere una buona qualità di ripresa. Ma adesso vi dico che cosa succede quando a un certo punto all'interno del tuo studio compare un oggetto come il 100, cioè un vero e proprio gioiello. Prima cosa, la qualità di ripresa, banalmente il suono è te ne accorgi subito, è un altro livello, è molto più bilanciato, hai modo di apprezzare una fedeltà di ripresa che uno strumento di fascia economica non ti può dare. Però non vi starò a parlare di questo perché per poter farvelo apprezzare da un video su YouTube avrei bisogno di fare dei paragoni, prendere magari dei marchi conosciuti, quindi oggetti di altissimo livello, Neumann, Telefunken. In questo caso, visto che come vi ho detto io ho strumentazione di un'altra qualità molto inferiore, non ha senso fare questo tipo di confronto. Però vi posso dire quali sono state le mie impressioni personali e credo che comunque chiunque di voi abbia un minimo, ma veramente un minimo di home recording alle spalle possa capire di che cosa sto parlando. Cominciamo. Per una vita dai per scontato che
alcune cose debbano essere così quando sei abituato a lavorare con un certo tipo di microfono. Ovvero, sai che cos'è l'effetto prossimità, quindi se ti avvicini troppo le basse gonfiano tantissimo, fanno questo effetto di boomness, no? Quindi sì, è un effetto creativo, ma devi anche starci molto attento, perché se ti avvicini troppo distruggi la take di voce. Sai bene che devi stare attento al trimmer del gain, soprattutto fra strofa e ritornello, quando la strofa è molto piano come dinamica, il ritornello è molto forte o comunque più energico, comunque sale di tonalità. Sai che devi stare attento alle consonanti sibilanti. Non a caso esiste un plugin che si chiama de-esser, perché quando fai rischi di creare questo suono sibilante fastidioso, perché inietti di rumore bianco la capsula del microfono e a seconda di quanta pressione dai a questa S, quello che verrà fuori sarà più o meno accettabile. Tutte queste cose all'atto pratico vanno a rallentare il tuo lavoro, perché magari hai fatto la take della vita ma eri un po' troppo vicino, oppure non ti sei ricordato di regolare il trimmer, perché poi se lavori in home recording nella maggior parte dei casi fai tutto da solo. Io sono qui seduto, mi metto il microfono davanti, il testo, apro il sequencer e poi c'ho lì il mio preamplificatore e mi muovo in questo modo qua. Però devo dire la verità, io quando sono nel flow del lavoro può capitare insomma che mi dimentico di stare attento a una di queste cose. Comunque sono sicuro che abbiate capito di cosa sto parlando. Con il 100 tutto questo ti è perdonato, nel senso che l'effetto prossimità può essere liberamente utilizzato come un effetto creativo, quindi posso avvicinarmi veramente tanto al microfono che questo ritrae soltanto frequenze belle, cioè c'hai veramente l'effetto prossimità più, come posso dire, è proprio più reale, come se qualcuno si stesse avvicinando al tuo orecchio parlandoti senza sentire quel gonfiore su alcune frequenze. Le sibilanti non sono praticamente mai fastidiose. Poi ho avuto modo di confrontarmi con il signor Marco 100, che mi ha raccontato il tipo di studio che ci sta dietro questo, le fattezze di questo microfono, le sue regolazioni per poter ottenere questo tipo di resa. Mi ha spiegato insomma che ha passato qualche mezz'oretta all'interno di una camera anecoica per compensare questi aspetti. Inoltre, e questa è la cosa secondo me più incredibile, ho dovuto intervenire molto meno sul gain fra le varie parti. Tutte le volte che la strofa era a una dinamica molto inferiore rispetto al ritornello, però sai, magari cantando tu parti e sei nel flow, sta andando bene e ci attacchi il ritornello. Certo, da cantante sei abituato a allontanarti e l'ho fatto, ma alle volte non basta, anche perché nel genere che faccio io tante volte la strofa è veramente un sussurro, il ritornello è veramente un grido. Cambia tutto, cambia proprio anche la carica armonica che ci sbatti dentro a questa capsula. Tante volte mi sono voltato e ho detto cavolo, però sì, l'ho fatta tutta magari di un fiato perché mi sentivo preso bene, però sicuramente è tutto saturo, comunque fastidioso, o ero troppo vicino. E tutte le volte il microfono me la perdonava. È veramente successo tante volte, cioè tante volte ho detto, l'abitudine mi avrebbe portato a dire no, dovevo riregolare il gain, e poi controllo la traccia, la riascolto e dico no beh, va bene. Ma com'è possibile tutto questo? A quel punto, insomma, una volta che ho potuto godermi tutti questi vantaggi che all'atto pratico, oltre a regalarmi un suono che non avrei avuto diversamente, mi hanno potuto far risparmiare del tempo e mi hanno permesso di esprimermi anche meglio artisticamente, cioè sono dovuto stare meno dietro a tutti i dettaglietti tecnici, cioè la take era buona sempre perché lui non sbagliava, ecco, il microfono non sbagliava, diciamo così. Appurato questo, ho detto no, voglio parlare con il signor Marco 100, voglio farmi raccontare qualcosa di questo microfono, e mi ha raccontato in realtà un sacco di cose, però vi rispondo a questa, vi do la soluzione, diciamo questa magia, perché effettivamente passare da un microfono di una fascia economica inferiore a un microfono di questo tipo hai veramente l'idea che l'oggetto in questione, l'oggetto artigianale, quindi il microfono di alto livello, sia magico, perché certe cose che tu davi per scontato che non si potessero fare dici ah beh, allora, cioè io l'antipop, questa grigliettina che serve per ammorbidire le p, le t, io ho avuto l'impressione che potevo anche toglierlo, ecco, per capirci. Poi l'ho tenuto perché, come dire, no, non voglio fare questa cavolata ora di essere troppo preso bene, magari farmi prendere l'entusiasmo, lo teniamo, però io giuro che anche in quel caso, no, dici ma come? Questo dovrebbe servire sempre. Secondo me non serviva, ecco. E la soluzione di questa magia, mi ha spiegato il signor Marco 100, la ritroviamo in fattori quali la linearità della ripresa, il che significa che il microfono ritrae con la stessa sensibilità
tutta la gamma delle frequenze, quindi lui ti riprenderà allo stesso modo gli 80 Hz come ti riprende i 3000, 5000, 10.000, 13.000 e via dicendo. Quindi quando vai a cantare un suono distorto che è carico di armoniche medio-alte, non hai una sensibilità maggiore del microfono, per cui chiaramente ti va a saturare o comunque ti dà quel fastidio su quella frequenza, su quelle parziali. Lui rimane flat, lui ti dà una ripresa fedele, ti dà una ripresa reale, molto vicina a quello che sentiresti con il tuo orecchio all'interno della stanza dove la persona sta cantando. E l'altro parametro, l'altra qualità che ci permette insomma questi vantaggi sta nella sensibilità del microfono lineare anche a diversi decibel, il che significa che mantiene le sue caratteristiche di ripresa sia con un suono a dinamica bassissima che un suono potentissimo, e quindi anche avvicinandosi, quindi quando vai a aumentare questa dinamica, perché chiaramente quanto più si è vicini alla sorgente quanto più il suono diventa forte in decibel, ecco il microfono diciamo regge l'urto e riesce a garantirti le caratteristiche di cui vi ho parlato. Mi permetto di aggiungere questo: in verità probabilmente voi il microfono 100 già lo conoscete, anche voi già vi conoscete, è già entrato forse nelle vostre orecchie perché è già stato utilizzato da artisti conosciuti, di cui io non farò nomi, per cui è già nelle radio ed è già anche nelle televisioni. Però questa è una parte della storia che magari vi racconterà, spero, Marco 100 in futuro, e io vi terrò aggiornati sugli sviluppi della produzione del mio disco, e vi ringrazio di essere stati con me anche per questo video. Io sono Matteo Ratti, questo è VM Coaching. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, un pollicino su e un commento. Ricordatevi che c'è il mio Patreon dove potete studiare le tecniche di canto che vi propongo, ma chissà, magari nel futuro potremo anche inserire qualche cosina, qualche pillola riguardo l'home recording, molto utile per il professionista, per il cantante. Grazie mille, ci vediamo la prossima settimana.